tonno e cipolla. Da manicomio! Quante volte d'estate all'improvviso vi siete fatti tonno e fagioli e cipolla? Col tonno sott'olio, coi fagioli in scatola. Ma perché non se famo questo piatto e lo rendiamo un po' più figo, più bello, divertente, con gli stessi prodotti, ma fatti in un'altra maniera? Guardate fino alla fine e vi insegnerò come fare. Ingredienti: tonno fresco, non tonno sott'olio, fagioli, non i soliti fagioli che comprate già precotti, ma cominciate a divertirvi con la tipologia dei fagioli. Aceto di vino bianco, pomodori da insalata, fiori di sorrento, guanciale, peperoncino, olive da giasche, cipolla rossa, basilico e aglio. Partiamo subito dalla cipolla rossa, che è la cosa un po' più lunga. Quindi prendiamo la cipolla, poliamola, come dicono a Roma, capatela. Quindi un piatto fresco, un piatto che ci comincia ad avvicinare all'estate, al periodo quello lì che non ci va tanto di cucina, però vogliamo cose fresche che siano complete. Questo qua è un piatto completo con il pesce, i carboidrati, i pomodori, quindi avremo delle fibre e la cosa più importante è iniziata dalla cipolla, una cipolla pulita. Quindi la tagliamo a rondelle, così, abbastanza grosse, quindi mi devi ricordare la cipolla che mettiamo all'interno del tonno e fagioli. Quindi quando aprite qua la scatoletta di tonno, che siete un po' tristi, che non ci avete niente da mangiare a casa, e vi fate sto piatto. Acqua calda, aggiungiamo un po' d'aceto di vino bianco. Poi parliamo dei fagioli. Qui abbiamo un fagiolo tondino dell'Umbria. Vedete, guardate che piccolino, divertente. Allora, sapete bene come l'ho lasciato in busta per far vedere la provenienza, com'è questo fagiolo, delicato, bello, saporito, un fagiolo autoctono dell'Umbria. Che cosa succede? Cambiamo, non abbiamo soltanto i cannellini, borlotti e il fagiolo di Spagna, no? Quello là un po' più grosso. Abbiamo tante tipologie di fagioli. Noi in Italia purtroppo, per fortuna anzi, mi dispiace per l'arte, siamo ricchi di legumi, delle varie tipologie, di tutti i tipi, dai ceci che abbiamo di tutti i tipi, dai fagioli che abbiamo di tutti i tipi, delle lenticchie. Quindi divertitevi, scoprite nuovi legumi, anche perché se noi continuiamo a acquistare legumi diversi, nuovi, di piccole produzioni, queste produzioni le manterremo in vita. Se non le acquistiamo più e acquistiamo soltanto quelle tre tipologie, tutte le altre nostre produzioni di cui siamo ricchi e siamo fieri e siamo dei piccoli produttori spariranno. Come non vogliamo far sparire il panda, non dobbiamo far sparire tutti questi piccoli produttori. Lo sapete, io ci tengo a queste cose. Acqua in piena ebollizione. Buttiamo la cipolla. In questo caso che cosa faremo? L'abbiamo fatto più volte questa cipolla noi, mi piace tantissimo perché la scottiamo, la lasciamo un po' croccantina, non la cuociamo del tutto, un po' smorziamo il gusto di questo forte della cipolla, quindi la possiamo mangiare tutti, anche quelli che un po' hanno timore, un po' di paura di mangiare la cipolla e poi puzzano, non vi preoccupate, con questa non puzzate più. Con l'aceto fissiamo meglio il colore, diventa ancora più rossa. Acqua e ghiaccio. Prendiamo la cipolla, guardate che bella, che colore, e la andiamo subito a raffreddare in acqua e ghiaccio, così non continua a cuocere, rimane leggermente più croccante. E questo l'abbiamo fatto. Quindi un po' di ghiaccio a casa dovete sempre farvelo, conservarlo, perché vi serve sempre. Il ghiaccio così ferma la cottura delle verdure. Quando scottate le verdure vostre verdi, che le volete mantenere belle verdi, dovete sempre averlo. Parliamo di questi fagioli. Quindi fagiolo tondino dell'Umbria. Che cosa ha di questo speciale di questo fagiolo? Piccole produzioni, pellicina sottile, cremosissimo all'interno, delicato, è adatto per tante tipologie di preparazione, soprattutto in questa qui che c'è il pesce, quindi è molto delicato. Che dovete fare? Lo mettete al bagno il giorno prima e alla mattina seguente o alla sera seguente levate l'acqua di cui l'avete messo in ammollo, ok? Lo sciacquate, cambiate l'acqua e lo cuocete, come ho fatto io. Guardate, vedete? Guardate che bello. Non ho messo nessun tipo di aroma, soltanto un po' di sale agli ultimi 10 minuti. Perfetto. E la loro buccia sottile li rende molto digeribili. Sono fantastici, ragazzi. Allora, li teniamo ancora in caldo. Perché? Voglio fare una cosa buona, saporita. Padella antiaderente. Così.
Quando io sento fagioli a Roma, se si pensa o alle gotiche o al guanciale o alla salsiccia. Io però ho questo pezzetto di guanciale pazzesco, pazzesco, che potrebbe essere la base di questi fagioli. Morbido, morbido, morbido. Questo è un guanciale che mi hanno dato, è un guanciale spagnolo, però insomma non mi sta a fossilizzare. Io ho questo, lo uso, però un bel guancialetto come nostro, nostrano, toscano, romano, umbro, va benissimo. Vedete, loro lo trattano con un po' di paprika. Vado, lo taglio a listarelle, così. Questo lo guardi e si scioglie, lo senti come si sta ammorbidì? Pazzesco, eh? Eccolo qua. Dai, beccate questa. Padella e lo famo, come dico io, lo famo sudare. Mentre quello suda, non stiamo con le mani in mano, venite qua, prendete un bel pomodoro. Mi piace quando è un po' così verde, arancione, è bello proprio colorato, è anche buono il sapore. Taglio il picciolo, tolgo il picciolo, eccolo qua. Eccolo qua, perfetto. Tagliamo il pomodoro a metà e faccio dei spicchietti, così, che mi si vedono, no? Guarda, così, 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 eccolo qua, così. Sarà uno dei contorni. Poi c'ho questo pomodoro di Sorrento, questo è un po' più rosso, è più maturo, ne tagliamo metà e lo taglio ugualmente, in questa maniera. Così, mi piace vedere queste fette, così, eh? Guarda sto guancialetto che sta a diventare, eh? Bello, eh? Sto profumino che sta a fare, non puoi capire che cos'è. Sto parla marchigiano, questo succede. Allora, lo faccio diventare leggermente croccante. Lo raccolgo, bello, e lo metto dentro a una ciotolina a parte, ok? Però sul fondo che ci sarà? Tutto sto grassetto. E voi capite, questa qua è roba buona, eh? Questa non buttiamo niente. Guardate che faccio. Scolo bene bene un po' di fagioli. Bene, dall'acqua. Pronti? Li facciamo bene insaporire in questo grassetto, ok? Lo stai immaginando? Pepe nero. Non voglio fare la crema perché è la cosa carina per chi c'ha bambini, per quelli là un po' schizzignosi, gli date una frullata e fate una bella cremetta dopo che avete fatto dopo aver fatto questo fondo e l'ho fatto insaporire bene in questo grassetto. Però in questo caso io li voglio così, voglio che mi ricordano i fagioli, li voglio un po' più rosolati. Metto un goccino d'olio pure. Un po' d'origano, quello sempre a mazzi, che è quello più profumato, più buono. Come vi dico sempre, non origano già macinato, già tritato, comprate l'origano secco a mazzi, che è più buono. Vedete il colore, guardate che sta diventando, pazzesco, bello, mi piace. Taglio un bel dadino di tonno, così. Guardate il bel pezzo di filetto. Olio. Lo massaggiamo un pochettino, così, nell'olio. Eccolo qua. Padella antiaderente che fuma. E adesso lo scottiamo su tutti i lati. Giriamo il tonno. Così. Voglio questo spessore di cottura. Così rimane bello rosso all'interno. Qualcuno di voi dirà, ma non c'è problema sull'anisakis? No, questo filetto di tonno che ho comprato oggi c'era scritto pescato e abbattuto a bordo a meno 50 gradi. Quindi l'anisakis qua non c'è, è un prodotto che poi è stato decongelato, giro i lati, se fosse stato un pesce non abbattuto avremmo dovuto per mangiarlo crudo avremmo dovuto abbatterlo, congelarlo per più di 48 ore dentro il nostro frigorifero che fa meno 18 se quando ci arriva, o se no cuocerlo oltre i 60 gradi. Giriamo, tonno, pesce, come dobbiamo farlo? Come dobbiamo scottarlo? In che modo bisogna farlo? Ma questo ragazzi, se volete saperne di più lo sapete dove venire.
dovete venire nella mia accademia di cucina, dove ho fatto un corso del pesce pazzesco, dove vi faccio vedere tutto quanto. Quindi, se voi sapete più, sai dove venire, alla mia accademia di cucina. In totale è nemmeno un minuto per lato e poi giro di qua. Lo tengo così. Tu dici, ma come fai? E come faccio? Ormai c'è le mani pronte per ogni cosa. Però, oh, voi potete usare queste belle pinze, senza nessun problema. Quindi, se non avete le mani come le mie, usate le pinze. Scolo la cipolla. Così. L'asciugo. Bellissima. Noi dobbiamo sorprendere. Immagino che ti dice, oggi ti faccio mangiare a cena tonno e fagioli e cipolle. Poi dice, ma questo è scemo. A scatoletta, vedi, aprire due scatolette. Invece di fare vedere sta roba. Cipolla, basilico. Così, così. Cominciate adesso a comprare i piantini di basilico, eh? Basilico, olio, sale, pepe, mescolatina. Bella, via. Guarda che buono. Senti il rumore? Tipo soffiati, fa un po' sentire. Buonissimo. Eccoli qua. Come lo metto? Mettiamolo così, va? In un modo diverso. I fagioli. Eccoli qua. Ma vedete come sono venuti sti fagioli belli scrocchiarelli, soffiati, bellissimi, ragazzi? Ma tu, che stai là a vedere e non ti sei mai iscritto, ma perché non lo fai? Fallo. Questo è arrivato il momento giusto per farlo. Là, sacri, iscriviti. E se vuoi proprio esagerare, metti pure la campanella, così vengo avvisato quando faccio ricette buone. Ci siamo quasi a 1.000.000. A 1.000.000 festeggiamo, eh? Gli iscritti, non i soldi, gli iscritti. Pulite bene la lama e taglio così lo scaloppo. Guarda che cottura, meravigliosa. Andiamo adesso al pomodoro, così. Facciamo l'insalata dei pomodori, tonno, guardate che meraviglia. Sale sul tonno i pomodori, peperoncino, 2 olivette da giasche, ok, che fanno sempre la loro figura, cipolla, basilico, un goccio d'olio. Mi sono dimenticato il guanciale, che fai? Ce lo metti sui fagioli? Tiè, guarda, tiè. Quindi, fagioli soffiati, belli, fighissimi. Tondino di Umbria, tonno e cipolla. Da manicomio! E mo assaggiamo però. Guarda qua. Un pezzo di pomodoro, qua. Pezzi di oliva, sono tutto che mangio. Mmm, mmm, mmm. Mm, 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 buonissimo, semplicità assoluta. Ingredienti, lo sapete, ci tengo, una spesa fatta bene e dobbiamo soltanto applicare la tecnica delle cotture, cosa che io vi insegno qui su YouTube e soprattutto anche sulla mia accademia, come trattare il pesce. La cosa figa, divertente, sto tonno morbido che si scioglie in bocca. E sto fagiolo croccante, soffiato così. Avete capito come ho fatto? Senza acqua, belli scolati, con il grasso di cottura del guanciale e se serve aggiungete un po' di olio extravergine oliva. Devono friggere e diventano così. Sentite il rumore. Sembrano quasi crudi, invece sono cotti. Sono buoni, buoni. Oh.